Antonio Salieri. Requiem in Do minore del 1804 di Antonio Salieri per Antonio Salieri. Il corno inglese ci ha preso per mano e ora le voci. Questa toccante atmosfera è perfetta per iniziare a parlare di Antonio Salieri e in particolar modo iniziare da un argomento. Perché ancora oggi, nonostante parliamo di un compositore nato nel 1750, ribadisco ancora oggi, quando nominiamo questo compositore abbiamo una visione negativa. Allora, facciamo un discorso a ritroso. Qual è l'ultimo avvenimento che ha contribuito a mantenere questa visione negativa che aleggia intorno ad Antonio Salieri? 1984 è la data di un film molto bello, Amadeus di Milos Forman. È un film bellissimo, è un film che racconta e ci dà la possibilità di sentire tanta musica di, ovviamente, principalmente del signor Mozart, ma il coprotagonista è Antonio Salieri e in questo film viene dipinto in maniera estremamente negativa, ben fatto, ben gestito, ben interpretato, ma è una visione negativa nel film. Un personaggio, una brutta persona umanamente, quindi rancorosa, invidiosa di Amadeus, ma anche negativo dal punto di vista professionale, artistico, non viene dipinto come un bravo compositore. E sempre all'interno di questo film, per aggiungere qualcosa di negativo, viene anche data una colpa, però solo a livello psicologico, aver contribuito psicologicamente alla morte di Amadeus. Questo film è tratto da un dramma precedente di qualche anno prima, del credo 1979, di Schaffer. Ma la storia risale a molto, ma molto prima, quando dal 1791 muore Mozart. Allora, sappiamo tutti che Mozart non è morto con onori e riconoscimenti, perché la sua parte di vita compositiva da adulto non è stata particolarmente felice. Ha avuto i suoi successi, ma non più di tanto. Quando era bambino prodigio, tantissimi, ma in vita da adulto non troppi. Dalla morte di Mozart cominceranno a sorgere delle dicerie, delle calunnie nei confronti di Antonio Salieri, che era presente a Vienna ed era il maestro di corte a Vienna. Allora, per fare un po' di psicologia spicciola, è abbastanza comprensibile. Muore un genio che, come sempre, molto spesso accade, si riconosce dopo la morte che è un genio, e l'essere umano, se riconosce di aver magari sbagliato, vuole trovare una scappatoia. E chi meglio di questo compositore, Antonio Salieri, per essere preso di mira, per alleggerire la coscienza del popolo genericamente. Allora, Antonio Salieri viene
indirizzata e viene indicato come l'artefice proprio della morte di Salieri. Queste dicerie, queste calunnie sono pesanti. Si dice lui ha avvelenato Mozart. Queste calunnie vengono poi anche messe nero su bianco in un dramma che viene pubblicato nel 1831, un po' dopo la morte di Salieri, che avviene nel 1825. Però questa cosa ovviamente prende sempre più piede, quindi scritta, rappresentata, sono tutte calunnie, ma hanno presa. Verrà anche musicata questo dramma di Pushkin da Rimsky-Korsakov. Quindi insomma comincia ad aleggiare e a mantenersi sempre viva questa storia del Salieri invidioso e anche che ha ammazzato, avvelenato Mozart. Allora, cerchiamo di togliere un po' di questi veli neri che avvolgono questo compositore. Lui ha avuto una vita, da un punto di vista professionale, e anche una vita normalissima come persona, ma una vita professionale splendida, una brillante carriera. Allora, nasce a Legnago, siamo nel 1750, si forma, i suoi studi lo portano a Venezia e lì ha l'incontro importante della sua vita. Incontra Leopold Florian Gassmann, che era lì per rappresentare una sua composizione, una sua opera, e questo Gassmann è il maestro di corte, il Kapellmeister a Vienna. Lo conosce, lo apprezza e lo porta con sé per completare gli studi di questo giovane musicista che ha delle doti. Quindi completerà la sua formazione sia letteraria che ovviamente musicale e già a Vienna, quindi alla corte di Vienna, lui comincia a diventare Antonio Salieri sostituto al cembalo di corte, quindi comincia a entrare proprio in maniera diretta nell'ambito della musica di corte, perché è anche apprezzato dalla corte stessa, e successivamente diventerà il direttore dell'orchestra italiana del teatro di corte e alla morte di Gassmann prenderà il suo posto quindi come Kapellmeister, che è la visione proprio del reale imperiale musicista di corte più importante, in un momento in cui la corte di Vienna era importantissima politicamente, ovviamente, in quel periodo, ma ovviamente anche come centro artistico. Quindi Salieri è riconosciuto, apprezzato, la sua musica è importante, scriverà tantissime opere ovviamente, anche perché, come abbiamo detto, essere il direttore dell'opera italiana ti porta anche a produrre maggiormente questa parte di composizioni, in particolar modo, ma non solo, ed è apprezzato. Apprezzato e ne abbiamo testimonianze, apprezzato da grandi compositori, apprezzato e comincia a farsi strada anche la sua conoscenza a livello europeo. Allora, facciamo un esempio per capire a quale livello cominciamo a parlare di un apprezzamento. 1778. A Milano si deve inaugurare il nuovo Regio Ducal Teatro, quello che attualmente è il Teatro alla Scala. Viene chiamato Antonio Salieri. Allora, capiamo bene che in quel momento tenersi buona in quel periodo per Milano, la corte asburgica, era perfetto, era doveroso, ma era anche il compositore più importante. E l'inaugurazione di quello che è il Teatro alla Scala per noi oggi avviene con l'opera Europa riconosciuta di Antonio Salieri. Allora, iniziamo anche ad ascoltare un altro momento della sua musica. Prendiamo un'aria, quest'opera è un'opera molto ricca da un punto di vista di scenografie, di effetti, di presenza scenica, ma anche estremamente difficile e complessa dal punto di vista vocale. E andiamo a prendere un'aria che ve lo farà subito ben capire, l'aria di Semele. Quando più irato freme. È un soprano, l'aria di un soprano, e capirete subito, sentendo anche
l'inizio, anche solo l'inizio, che è un soprano che deve avere un'estensione del leggero, quindi le vette le deve raggiungere quelle più alte. Vi faccio sentire subito questo primo frammento perché l'altro protagonista, non solo di quest'aria, ma anche di tutta l'opera, è l'oboe. Quindi sentite questa bella gara tra voce e oboe. Uno splendido momento virtuosistico per tutti e due. Quando vi ho detto le vette, avete già sentito la voce del soprano raggiungerle. Ecco, vi faccio sentire un altro momento così apprezzate una delle vette più alte che può raggiungere la voce acuta femminile, questo fa sovracuto che spesso è il punto estremo da raggiungere. Quindi ascoltiamone un altro momento che è la parte poco prima della conclusione. Con quest'opera, siamo nel 1778, abbiamo un riconoscimento oggettivo, presa per inaugurazione di un teatro. Questa è un'opera che ha dei legami con un compositore, o perlomeno, quando parlavamo di un compositore, Antonio Salieri, ricco, che produce molto, ma che è anche molto attento a quelle che sono le novità o le influenze, compreso Mozart, ovviamente, che apprezza, ma anche Gluck. Gluck e nell'opera che abbiamo appena sentito, nel momento che abbiamo sentito, ve ne sono dei buoni agganci. Ehm, Apprezza e inserisce le novità pur rimanendo sempre una realtà musicale ben calata nel tempo. Tutti i pezzi che sentiremo ci ritroviamo in questa seconda metà del Settecento, da un punto di vista proprio immediato. Ha un'attenzione particolare anche all'orchestra, proprio rimanendo in quello che stavamo dicendo, i modelli che ha visto con Gluck, una parentesi che vi può servire per capire quanto c'era un legame con quest'altro compositore importante, a un certo punto della sua carriera si avvicinerà a Parigi. Gluck lavora lì e deve presentare Salieri una sua opera, l'Idonéde. Ecco, inizialmente, non essendo ancora così conosciuto, Gluck, che lo apprezza e lo riconosce come un notevole compositore, gli dà una mano. Dice, ok, allora, presentiamo l'opera dicendo che è una collaborazione tra di noi. Quindi dico che l'ho composta io e tu mi hai aiutato. Quando avrà successo, e avrà successo, lui ne è convinto, dirò che è tua. E questo fa, ottiene il successo che Gluck immaginava e ridarà ovviamente la paternità totale al giovane compositore Salieri che sarà sempre riconoscente a Gluck ovviamente. Sottolineiamo ancora quanto era apprezzato. Quindi ritorniamo al discorso suo musicale. Ambito orchestrale, se abbiamo sentito prima la voce, si sofferma molto, quindi i modelli di Gluck e anche di Mozart gli sono presenti. E come già potete sentire, avete sentito in sottofondo, in un frammento di un'ouverture del Falstaff, ossia Le tre burle, un dramma giocoso di Salieri, nelle ouverture sta molto attento, insomma fa diventare l'orchestra nel dramma teatrale o opera buffa comunque un protagonista, non un semplice accompagnamento. È una parte importante. Quindi adesso ascoltiamone un frammento di un'altra ouverture
di una opera, un divertimento teatrale dal titolo Prima la musica e poi le parole. Avete sentito questa freschezza di temi? Come dicevo prima, ci caliamo subito nel periodo con questo ascolto, ma ne abbiamo un immediato e piacevole effetto. Quest'operina, questo divertimento musicale ha avuto un successo enorme. È stata una delle sue opere più rappresentate. Cosa posso dirvi ancora per togliere quei famosi veli che ho detto prima? Quando una personalità è così apprezzata e riconosciuta, ha un altro modo poi per essere così evidente ed è uno di questi che è molto importante anche nella carriera di Salieri, l'insegnamento. Lui avrà tantissimi allievi di canto e di composizione. È un segnale, cioè non si va normalmente da un insegnante se non ha nulla da dire, si va da quelli che si pensa ti possano dare qualcosa di importante. Sì, Antonio Salieri era uno di questi. Vi faccio tre nomi tra i tanti allievi che ha avuto: Beethoven, Schubert, Liszt. Vi ho detto tre nomi di grosso peso, ma questo ci fa ben capire quanto era importante Antonio Salieri. Quindi tutto il discorso prima iniziale delle calunnie, se c'era qualcuno che poteva avere un po' di rancore, non era Salieri nei confronti di Mozart, che non aveva il suo di successo, ma al contrario, e qualche accenno di questa cosa lo abbiamo negli scritti di Mozart e anche del padre Leopold Mozart nei confronti, un po' di astio, un po' di rancore nei confronti di Salieri. Salieri apprezzava Mozart, apprezzava le novità, ha avuto una vita, come vi ho detto, da un punto di vista di carriera splendida, avrà l'opportunità di vedere pubblicamente rappresentato e festeggiato il suo cinquantesimo dall'entrata a corte. Sarà uno dei fondatori del Conservatorio di Vienna, avrà una pensione imperiale, insomma, tutto questo ci dà un'idea di quanto era importante e quanta bella musica possiamo ascoltare di questo compositore. Intorno al 1820 inizierà il suo declino fisico, grossi problemi agli occhi che lo porteranno alla cecità e anche un decadimento mentale che lo porteranno poi negli ultimi anni all'interno di un ospedale. Le dicerie però gli arrivano perché, come vi ho detto, saranno vive anche nel periodo finale della sua vita e lo segneranno moltissimo da un punto di vista emotivo, lo possiamo ben immaginare. E come ci riporta un suo allievo, Ignaz Moschles, che lo incontrerà in questo ospedale in uno degli ultimi momenti della sua vita, Salieri gli dimostrerà quanto era addolorato da queste cattiverie. Qui c'è uno scritto riportato, cioè sono tutte menzogne, calunnie, e chiede al suo caro allievo: dillo al mondo, ditelo al mondo che è tutto falso. E noi lo diciamo, aiutiamo a ridirlo ancora oggi perché serve con la sua musica. Andiamo a riprendere adesso come conclusione un altro momento del Requiem, quello con cui abbiamo iniziato questo video. Prendiamo un momento che è perfetto per chiedere questo salva me. Allora, questo momento salva me del Requiem chiude e ci accompagna a sostenere la visione e il nostro ricordo di Antonio Salieri in modo un po' diverso. Alla prossima.